Armato di un semplice sasso, David sconfisse il gigante Golia. Il David più famoso della storia dell'arte è sicuramente quello di Michelangelo. In origine fu collocato in Piazza della Signoria, ma quello che vediamo attualmente è solo una copia, perché in realtà dal 1843 si trova alla Galleria dell'Accademia. Molti critici e storici sostengono che è forse l'opera più bella che sia stata creata al mondo. Esso è il simbolo della Repubblica Fiorentina stessa, vigile e vittoriosa contro i nemici. La statua è stata commissionata dai consoli dell'arte della lana per essere collocata su uno dei contrafforti esterni posti nella zona absidale della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Si trattava di un'impresa colossale che era già stata tentata per ben 2 volte, nel 1463-64 da Agostino di Duccio e poi da Bernardo Rossellino nel 1476. Entrambi avevano provato a lavorare a questo pezzo di marmo, ma non vi erano riusciti, per la fragilità del marmo stesso e per il fatto che era alto e stretto. A quel punto Michelangelo accettò la sfida e poco più che 25enne si rinchiuse dentro l'Opera del Duomo, nel cortile dell'attuale Museo dell'Opera del Duomo, e iniziò a lavorare, protetto da un recinto di legno per non essere visto dalla folla. Michelangelo usò un'iconografia innovativa, senza la testa di Golia ai piedi, come possiamo invece vedere nelle opere di Donatello e del Verrocchio. Lui vi lavorò per 3 anni, creando un'opera leggendaria che conteneva già le premesse per il mito, per la difficoltà tecnica, per l'innegabile bellezza del risultato finale e per tutte le vicende che ne segnarono poi la sua storia. Pensate che il 23 giugno del 1503 fu aperto il recinto all'Opera del Duomo e si potette ammirare la statua, che risultò di gran lunga superiore alle aspettative. Allora fu deciso di non porla più sui contrafforti del Duomo. Furono intervistati vari artisti. Tra questi Botticelli disse la sua dicendo di volerlo collocato sempre nei pressi del Duomo, magari nella parte bassa vicino all'entrata. Ci fu poi Filippino Lippi che invece pensò a una collocazione ben diversa, davanti al Palazzo Vecchio, praticamente in Piazza della Signoria. Ci fu anche chi pensò, per problemi conservativi, a ospitarla nella Loggia de Lanzi. È questo il pensiero di Giuliano da Sangallo e anche di Leonardo da Vinci. Leonardo però sostiene di collocare la statua non solo nella Loggia de Lanzi, ma anche all'interno di una nicchia in una posizione più arretrata. Testuali sue parole, perché non guasti le cerimonie ufficiali. Questo la dice lunga su l'inimicizia tra Leonardo e Michelangelo. Infatti lui pensò proprio a una posizione molto più defilata e che non desse molta importanza a questa celeberrima opera. I riferimenti precedenti alla statua di Michelangelo possono essere visti nei Dioscuri di Montecavallo oppure anche nella figura di Ercole del pulpito di Pisa. Però c'è anche un'altra opera realizzata da Michelangelo a Bologna, precisamente il San Procolo dell'Arca di San Domenico, che richiama molto le fattezze del nostro David. Fu realizzata una gabbia lignea per trasportare la statua del David e precisamente l'8 settembre del 1504 fu posto proprio davanti al Palazzo Vecchio. Venne rivolta la statua verso sud-ovest, in segno di sfida alle popolazioni nemiche, pronte ad attaccare Firenze. Accanto a lui doveva essere posto anche un'altra statua, raffigurante un Ercole, a simboleggiare proprio la forza fisica, mentre il David simboleggia quella intellettuale. Il David incarna la figura del giusto, armato di una sola fionda e della fede, vittorioso sui nemici, quindi rappresenta proprio la Repubblica Fiorentina stessa, vittoriosa sull'assolutismo mediceo. Infatti i fiorentini si immedesimarono in questa figura di giovane eroe atletico che con la potenza erano riusciti a sconfiggere appunto il nemico. E pensate bene, Michelangelo rappresenta proprio il momento prima di aver ucciso il gigante Golia, il momento proprio della sua grande concentrazione.
Infatti i muscoli del corpo sono poderosi ma ancora a riposo, l'espressione è molto accigliata e lo sguardo penetrante, rivelando praticamente la forte concentrazione prima della sfida, una concentrazione mentale, quindi rivela la potenza intellettuale che si somma però anche a quella fisica. Nella mano destra stringe il sasso, con quale andrà a sconfiggere il gigante Golia. Il gigante praticamente filisteo. Per rendere gli occhi più penetranti, poi Michelangelo perforò addirittura le pupille e utilizzò inoltre la posa tipica del contrapposto, mutuata dall'arte greca classica. La sua forza non proviene dalla fede religiosa, come abbiamo visto in altre versioni, dove il David appare molto più femmineo e gracile, ma la sua forza è autosufficiente e rispecchia i valori dell'uomo e i valori dell'umanesimo. Vi aspetto a una prossima Curiosità d'Arte.